Benvenuti e bentornati in questo nuovo video. Riparliamo di Evolto AI, l'applicazione fotografica che rivoluzionerà il vostro modo di editing. Innanzitutto ringrazio nuovamente il team di Evolto per avermi dato la possibilità di provare l'applicazione e sponsorizzare il video stesso. Un'altra cosa, per essere trasparente, c'è un piccolissimo difettuccio nell'audio ogni tanto, ma è diciamo una cosa proprio marginale. Spero che apprezziate ugualmente questo contenuto perché ci è voluto un po' di lavoro. Bene ragazzi, non mi resta che dirvi la cosa importante di questo video: ai 15 crediti in omaggio, quindi richiedeteli, il link è in descrizione, mi raccomando, non fate i pigri. E poi se intendete acquistare crediti avete il 20% di sconto se scrivete ovviamente il coupon SMART, ok? La parolina SMART magica. Bene, andiamo a vedere il ritratto in questo video molto lungo. Cosa possiamo fare? Il ritratto da modificare la pelle, modificare il trucco, abbellire ovviamente lo sfondo, tante belle cose, video lungo, mettetevi comodi. Come prima operazione per migliorare il ritratto cosa possiamo fare? Andare a migliorare la pelle. Quindi iniziamo subito andando a caricare un'immagine per poter fare questa prova. Ecco, ho anche rinominato il progetto, siamo a posto. Eccola qua, la nostra ragazza pronta per essere levigata. Allora, andiamo subito nella parte che riguarda il viso, che questi connette qua, vedete, ok, molto semplice, e qua ci vengono già proposti dei preset, quindi abbiamo già, diciamo se siamo già a metà dell'opera, ok, scegliendo uno di questi. E scegliamo, guardiamo bene la foto, vedete che la pelle è già buona, perfetta, ok, però noi vogliamo migliorarla, quindi andiamo a scegliere seta, vediamo un po' cosa è successo, vedete che già cambia. Qui ovviamente abbiamo il livello, ok, quanto dobbiamo applicare questo preset qua, e poi qua sotto abbiamo tutto quello che possiamo fare in più. Ok, la prima cosa le imperfezioni, quindi possiamo andare a eliminare tutte le imperfezioni, se ci fossero, sul nostro viso della nostra ragazza. Quindi vedete che abbiamo un sacco di parametri da poter variare, quindi basta vedere se c'è un'imperfezione, cercarla qui e praticamente lo slide portarlo verso destra per aumentare l'effetto ovviamente di questo parametro, di questa diciamo di questo levatura di perfezioni, oppure portarlo verso sinistra per far riaffiorare un pochino le imperfezioni, perché ovviamente non esageriamo, perché poi la foto sembra finta. Ma nella seconda schedina qui invece c'è proprio quello che riguarda la pelle. Quindi qua vedete possiamo andare anche qua a migliorare sicuramente diciamo quanto deve essere liscia la pelle. Ok, vedete livella, quindi c'è tanto scolpisci, poi abbiamo tante cose, ma abbiamo anche la possibilità di migliorare ancora di più la pelle, perché guardate qua, ammorbidisci la pelle, quindi se io adesso porto un po' di qua, ok, la pelle si è un po' ammorbidita. Adesso cerchiamo di arrivare anche queste piccole rughette che ci sono sotto, ok, quindi abbiamo anche, vedete, la pelle del corpo, quindi abbiamo un sacco di cose, separa, ok, livello a questo qua no, e questo, ammorbidisci, separazione, livella, strutturale, livellazione strutturale. Ecco qua, vedete che, ok, mano a mano sparisce tutto. È che non bisogna esagerare con questi parametri perché poi ovviamente sembra finta la foto, ok, troppo ritocco, è meglio non utilizzarlo perché poi sembra finta. Possiamo fare anche tanti altri interventi sul viso di questa povera ragazzina che è stata presa sotto le grinfie nostre. Possiamo ovviamente andare a rimodellare addirittura il viso. Quindi se clicchiamo qua sopra, vedete abbiamo tutto quello che ci può servire per muovere proprio la testa della persona, perché non si sa mai che magari la posa
non sia venuta bene, ok, allora possiamo fare così, intervenire, ok? Ecco, questi parametri sono da tenere ovviamente, da diciamo modificare con cura. Troppo, poi magari può darsi che la foto abbia qualche distorsione, ok? Ragazzi, io non so voi, ma mi sembra che faccia un egregio lavoro, ok? Più sotto vedete che c'è qua praticamente la scelta di cosa voglio andare a rimodellare, e ogni parametro diciamo che noi andiamo a toccare ha ovviamente sotto i suoi parametri da poter modificare. Quindi buon divertimento e praticamente sperimentate con tutti questi parametri, che sono tanti, ok? Da poter migliorare ovviamente il viso della vostra modella. Ma la cosa simpatica e utile sicuramente è qua dentro, e riguarda il sorriso. Allora, questa ragazza ha un bel sorriso, ma adesso noi glielo andiamo a levare. Quindi, vedete qua sotto che c'è proprio la parte del sorriso, e anche qui ci sono praticamente dei parametri che si possono, ok, cambiare. Possiamo cambiare un po' il sorriso a questa ragazza, ok, migliorarlo oppure più leggero o quello che vogliamo. Ma se vogliamo levare il sorriso, mettiamo che non ci interessa che sorrida, andiamo qua sopra, questo vedete, e c'è la bocca chiusa, e andiamo in qua. Io ve lo faccio vedere ovviamente spostato tutto verso destra, ok. Vedete? Ok? E questo è, diciamo, un intervento che è abbastanza importante perché, come dire, non si sa mai che serva. Però c'è anche la cosa al contrario che si può fare. Qui abbiamo la stessa ragazza senza sorriso, ok? Perché artificialmente, se noi adesso, vabbè, poi vi faccio vedere una cosa, adesso poi vi faccio vedere perché. Qui, se noi adesso andiamo a mettere il sorriso, che questo è artificiale, quello che stiamo facendo, non possiamo intervenire sui denti, e questo è normale, non ce l'ha il sorriso. Vedete, è già piazzato qua, ok, andiamo qua e facciamo così, tiriamo indietro questa, e guardate un po'. Ok? Quindi questo è quanto. Però, come vi dicevo, se volete intervenire sui denti che sono qua sotto, vedete? Non si può, vedete che non si può perché il sorriso è artificiale, ragazzi, è normale che sia così. Però se andiamo sulla foto precedente, ovviamente si apre tutta questa lista di parametri dove possiamo intervenire, ok? E migliorare tutto quello che vogliamo migliorare. Passiamo ora a una fase veramente che è importante per una foto. Premetto, non sono un truccatore, non sono esperto di make-up, ma con questa applicazione lo possiamo diventare tutti, perché è veramente incredibile. Adesso, ovviamente, noi prenderemo sempre questa ragazza come soggetto, ok? E andiamo a rifargli il trucco. Allora, andiamo proprio nella parte, vedete qua, trucco, ma qui è già stato applicato, quindi noi lo leviamo. Ecco, vi faccio vedere anche che con questa rotellina qua si può azzerare solo, ok, la sezione che abbiamo. Infatti il trucco si è levato. Per iniziare a utilizzare il trucco, prima di andare a muovere tutti questi parametri, direi di andare a scegliere un preset, ok? Quindi scendiamo, scendiamo, e qui ci sono i preset. E qui, ragazzi, ce n'è per tutti i gusti, perché oltre a vedere questi, ok, possiamo andare qui e andare a scegliere un'altra miriade di trucchi già pronti. Ce ne sono tanti. A me piace tanto il vintage perché mi dicono che sono uno che vive negli anni 80, quindi no, vintage sarà anche 60, e andiamo a cliccare qua sopra e viene applicato immediatamente il trucco. Ovviamente qua sotto abbiamo quanto deve essere presente, ok, questo preset sul nostro viso della ragazza, quindi dosiamo, ok, la percentuale. Ma non finisce qui, non finisce qui, perché se andiamo a dare un'occhiata qua sopra, abbiamo tutte le sezioni che riguardano il trucco. Io, come ho detto, non sono un esperto, ma
qualcosa ci posso leggere. Vogliamo migliorare le sopracciglia? Clicchiamo qui, andiamo a cambiare le sopracciglia di questa ragazzina. Andiamo a vedere un attimo, zoomiamo la sopraccigliona, ok? E vediamo di cambiarla, ok? 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 Quindi, come interveniamo sulle sopracciglia, possiamo intervenire su tutto il resto, come trucco, stiamo parlando sempre di trucco, non come, ovviamente non come modificare. Quindi l'ombretto, se non è sufficiente quello che lui ci ha consigliato, possiamo cambiarlo. Possiamo andare a cambiare anche il colore del rossetto e questo, secondo me, è una cosa abbastanza importante perché non si sa mai che il colore del rossetto sia sbagliato in una foto. Che ne sappiamo? Vedete che praticamente è immediato ed è facile per tutti, anche per un ignorantone come me che non capisce nulla di trucco. Nel rossetto addirittura qua sotto abbiamo la texture, quindi possiamo andare a mettere anche un bel rossetto lucido. Ok, quindi vedete che cambia proprio il tipo di rossetto. Ecco, andiamo a fare così, così si enfatizza ancora di più. Abbiamo anche la parte di texture, quindi se ci serve un rossetto lucido, se ci serve un rossetto opaco, ok? Ecco, qui ce n'è tanto. Poi dopo, fatto questo lavoro qua, abbiamo preso un preset, possiamo andare a migliorare il tutto andando sempre a modificare questi parametri. Ragazzi, ce ne sono tanti, ci sono tanti parametri da poter spostare, migliorare, secondo ovviamente il nome di quello che vedete, potete ovviamente, come dire, andare quasi diciamo quasi a intuito, ecco. Ma direi che il trucco e parucco finisce qui perché poi alla fine è molto semplice. E poi quello che ci serve a noi, sicuramente fotografi e non professionisti del trucco, è quello di avere, come dire, immediatezza, no? Su questo tipo di intervento. Una delle funzioni che mi sono più piaciute, che secondo me, non so, è quello che poi si usa magari anche di più, è rimuovere uno sfondo. Lo so, ragazzi, mi direte nei commenti, beh, tante applicazioni lo fanno, anche gratuitamente, lo fa anche l'iPad, per carità, lo fanno tutti, ma non così. Qui si tratta di fare un servizio fotografico a una nostra amica che praticamente ci fa fare una foto in casa. E qui rimuovere lo sfondo sì, si può fare, però è anche vero che non ci sono, come dire, eh, fondali, ok, fotografici. Quindi è proprio qua la differenza. Noi possiamo eliminare lo sfondo e mettere la nostra amica in una bella campagna, come dire, al mare o quello che è. Però poi non teniamo conto delle ombre, non teniamo conto della luce che c'è in quel momento, in quella situazione, in quella location che noi cambiamo e ovviamente in questa stanza. Ma un shooting fotografico professionale, se vogliamo simulare uno studio, va fatto con un telo, ok, dietro, con una parete colorata, ok, quindi uno studio non è così banale, ok, come sembra. E qui possiamo emulare proprio questa funzione qua. Bene, partiamo con ovviamente andando sull'icona giusta che è questa del background, andiamo qua che proprio cambia sfondo e ecco, non appaiono perché, ok, appaiono perché siamo in mobile, quindi la linea è un pochino più lenta, ma tranquilli che ci sono. Allora andiamo a aprire qua, vedete che abbiamo un sacco di sfondi da poter cambiare ed ecco come cambia il nostro ritratto, la nostra posa, la nostra cameretta, la nostra amica diventa già, ok, una star. E poi ovviamente possiamo andare a valerci di tutti gli strumenti che abbiamo visto nelle parti diciamo antecedenti a questa, del trucco, del migliorare il viso se fosse un primo piano. Quindi abbiamo già, come dire, fatto un bel lavoro alla nostra amica. Ma a me personalmente piace questo perché non lo so, mi dà uno sfondo bello. Guardate com'è bello tutto quasi in carta, sembra una carta increspata. Ma cosa possiamo fare? Ovviamente possiamo anche andare ovviamente a modificare un po' lo sfondo, nel senso che
possiamo, poi faccio vedere un'altra cosa, qui abbiamo il ritaglio e qui abbiamo anche la possibilità di andare a fare questo lavoro qua. Quindi possiamo spostare come fosse una paratia, ok? Quindi possiamo spostare questa, chiamiamola paratia, così, vedete, verticale, orizzontale, possiamo spostare. Cambia se andiamo a mettere un colore solido, vedete, viene praticamente il background viene messo proprio dietro la ragazza, aspettate che torno indietro, ok, come fosse proprio, diciamo, centrale a lei. Quindi queste opzioni sono un po' da prendere come parte creativa, ma la cosa più bella deve ancora arrivare. Qui abbiamo messo lo sfondo alla nostra amica, molto bello, possiamo tornare anche indietro e mettere così, ma la cosa più bella ovviamente è quando abbiamo una persona, ovviamente seduta su uno sgabello o quello che sia, in riva al mare. Quindi innanzitutto possiamo fare altri interventi. Anche qui possiamo andare a cambiare lo sfondo, ovviamente. Ma se ci fosse qualcosa che adesso abbiamo uno sgabellino, abbiamo un muretto sotto la nostra ragazza, quindi l'esempio può calzare anche male, però l'esempio è quello che vi faccio vedere. Se andiamo qua, vedete, possiamo oggetto e praticamente viene eliminato il sigiletto. Quindi se un oggetto magari vicino fosse, che ne so, ci fosse adesso uno sgabellino qua oppure qualcosa nei paraggi, magari possiamo eliminare quell'oggetto o tenerlo, ok? In secondo a vostro gusto e ovviamente soggettivamente quello che dobbiamo fare. Quindi questo secondo me è una cosa molto molto simpatica, ma le cose non finiscono qui, perché abbiamo anche la possibilità di andare a fare una maschera, cioè cosa vuol dire? Posso anche andare a dire al programma guarda, riempi tutto tranne questa parte e si fa così. Mettiamo che io voglio questa barchetta, la voglio praticamente vedere nella foto. Qui ovviamente abbiamo la cancellazione e la scrittura di questo pennello. Andiamo a fare così, pennello grande, parete grande, ve la ricordate la proprietà? Facciamo così, diamo l'ok e che succede? Sembra un quadretto, ok? E quindi ragazzi questa fa parte della creatività, no? Di ognuno di noi, quello che ci sentiamo di fare. Ma guardate ancora la cosa più bella, possiamo ovviamente andare a cancellare questa operazione qua facendo così. Ecco, io posso andare a cancellare una botta sola, posso cancellare col pennello, oppure andando qua sopra, ovviamente cancello tutta la maschera, ma la vado a rifare qua sotto. Così. Ah, guardate che bello, ok? Ragazzi, a me piacciono, queste cose qua piacciono tantissimo. L'ultima cosa che vi faccio vedere a proposito di questa parte qua, che poi vabbè non è l'ultima, è il cambio del cielo. Possiamo anche cambiare il cielo, ok? Ma guardate un po' che succede quando cambio il cielo. Andiamo qua che abbiamo tutti questi cose qua. Guardate un po', mettiamo questo che è scuro. Vedete che prende, ok, la foto si adatta ai colori di quello che io ho messo. Di solito possiamo fare con un programma di grafica, però il fatto che adattare poi tutto il resto diciamo, allo schema del colore di quello che abbiamo messo risulta un po' difficile, ok? Molto difficile se non sei un grafico professionista e se non fai questo mestiere da anni e sai utilizzare programmi di grafica avanzati. Quindi guardate un po' ragazzi che combina sto programma, mamma mia, mi sono innamorato. Sarà capitato anche a voi di avere una musica in testa oppure di avere una foto che abbiamo sbagliato, la profondità di campo e lo sfondo è tutto a fuoco? Non che va a fuoco nel senso che ci vuoi i pompieri, però lo sfondo è a fuoco. Quindi come andiamo a analizzare questa foto, vedete il nostro background è proprio a fuoco. Niente paura, andiamo su questa voce che è stata inserita nell'ultima versione di aggiornamento e andiamo a cliccare sulla prima iconetta che ci viene suggerita, ma poi possiamo andare a cambiare, ok, il tipo di sfocatura.
Ecco qua, già applicata un po' in modo invadente, quindi andiamo un attimo a togliere l'invadenza, perché poi sapete che se usate uno strumento come questo, un po' troppo accentuato, sembra finto, ok? Sembra falso. Quindi è meglio, secondo me, diminuire un po' questo parametro qua. Ma la cosa non finisce qui, perché abbiamo anche qua sotto una regolazione, vedete, lontano e vicino. Se io vado a togliere l'autofocus, togliamo l'autofocus, vedete che se sposto tutto di qua, vedete cosa fa? Ritorna tutto a fuoco, ok? Completamente, e anche la ragazza. Ma se io vado a fare così, come fosse proprio un otturatore della macchina fotografica, niente di più, niente di meno, vedete, il mio background è completamente a fuoco e la ragazza è completamente sfocata. Quindi posso cambiare ovviamente, diciamo, il mio parametro divertendomi, facendo diventare ovviamente questo, diciamo, questa foto un po' anche qua creativa. L'ultima parte ci concentriamo su due aspetti importanti delle foto. La prima sicuramente è quella di trovare all'interno del nostro scatto un problema, che ragazzi è ricorrente. Il problema sicuramente è quello di andare a vedere la foto dopo e vedere che negli occhiali di questa modella c'è stato un riflesso, magari che non abbiamo visto, ok? Non abbiamo calcolato. Niente paura, se andiamo all'interno, l'abbiamo già vista prima forse, del visino e andiamo non a capelli ma andiamo a occhi, scorriamo in basso e cosa troviamo? Troviamo proprio la rimozione del riflesso degli occhiali, quindi andiamo tutto di là ed ecco, ecco fatto il miracolo. Ok, i riflessi sono stati eliminati. Ovviamente all'interno di occhi abbiamo tutta una serie di parametri che ci permette di variare anche l'occhio stesso, ok? Adesso ovviamente la ragazza ha gli occhiali, quindi è un po' difficile, ma possiamo, vedete qua sotto, cambiare la pupilla, ok? Centrale, ok? O abbiamo interni, ok? Quindi abbiamo un sacco di parametri anche per quanto riguardano gli occhi. E ragazzi, vi dico se proprio, guarda, cioè c'è di tutto, ok? Di tutto, di più. Quindi andatevi a spulciare tutte queste funzioni, provatele e commentate, 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 commentate. L'ultima cosa, andiamo a vedere questa foto che risulta ci sia un problemino. Questa nostra amica non si è stirata i pantaloni, quindi possiamo migliorare anche qua un po' le pieghe del vestito. Ok, ci rechiamo in quest'iconetta della maglietta, vedete abbiamo proprio la magliettina e abbiamo proprio la possibilità di andare a rimuovere, ok, pieghe dei vestiti. Quindi andiamo, io lo enfatizzo tanto per far vedere, ok, che il problema viene quasi eliminato, quasi del tutto, ok? Anche se poi nella foto un po' di pieghe ci stanno, non rimuoviamo sempre tutto, lasciamo un po' anche le cose un pochino naturali. Ehm, Abbiamo l'imperfezione dei vestiti qua, possiamo andare anche in qua e beta, ma funziona direi molto bene. E qui abbiamo allora, la pigatura dei bordi, ma non ci sono bordi, qua facciamo così. Ok, vedete che già migliorata la cosa, notevolmente migliorata, ok? Notevolmente migliorata. Quindi anche questa funzione qua, ragazzi, è utile perché andate a fare un lavoro così con Photoshop e poi ne parliamo. E dimenticavo la parte più importante, poi alla fine, diciamo quando poi si vuole produrre, no? E lo scatto si vuole mandarlo in stampa, in digitale, si vuole mandare via WhatsApp, fatene poi quello che volete. Il problema è che dobbiamo un po' anche croppare questa immagine. E lo strumento è proprio questo qua, il crop. Possiamo ovviamente scegliere se fare la mano libera oppure dare già, ok,
un orientamento, un ridimensionamento magari dato dalla software stesso. Quindi non so, facciamo 4 terzi, ok? E il nostro software già fa questo lavoro qua. Poi ovviamente possiamo andare anche a mano libera, perché se io vado a cliccare su questa iconetta, ok, posso andare anche a fare una mia prima oppure anche dopo regolazione del ridimensionamento. Ecco, così vedete va in verticale, così va in orizzontale. Ecco, questo ovviamente l'occhetto ci permette di andare a levare o mettere la proporzione quando andrò a muovere i miei angolini. Quindi adesso se l'ho bloccato e vado a muovere l'angolino, vedete, ok, tiene la proporzione. Come vado, guardate come cambia uno scatto quando si fa i crop. Vedete qua invece posso, ok, decidere quello che voglio. Quindi anche questo è utile, e qua abbiamo ovviamente tutte le rotazioni varie, quindi possiamo specchiare. Oh, aiuto, testa in giù, no, perché va al sciango la testa. Qua possiamo ruotare, ok? E quindi ragazzi questo è quanto. Video lungo, eh? Video lungo. Beh ragazzi, se siete restati fin qua vi ringrazio ovviamente. Secondo me è interessante. Ovviamente io non sono un esperto di trucco, di ritratti, di pelle, però ho fatto del mio meglio. Credo che apprezziate, e se apprezzate commentate e mettete un bel likeino che ci sta ogni tanto. Innanzitutto vi ricordo sempre 15 crediti in omaggio, quindi andate nel link ragazzi e provate l'applicazione anche gratuitamente, quindi perché no. Bene ragazzi, siamo arrivati alla conclusione del video. Mi raccomando, fate un altro favore a Gennaro, condividete questo video con i vostri amici, soprattutto fotografi che ne hanno magari bisogno di trovare un'alternativa ogni tanto. E poi come di consueto, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale e azionate la campanella per ricevere le notifiche di video che posterò, e sarà l'ultima lezione dedicata ai voto che arriverà tra 15 giorni. Un abbraccio, ci vediamo presto.